Ma facciamo un passo indietro. Voi non avete idea di quanto io sia gasato. Qua c'è il casco e stiamo andando insieme a due pazzarielle, oddio, verso una località di Brescia non ben identificata, dove ritireremo il caro K125 e farà il suo ingresso nella società, perché andremo in strada, signori. E stasera Ciringhito, dove ci sarà una bella reunion e soprattutto mi dicono che sia anche abbastanza pericoloso per la folta presenza delle forze dell'ordine. Ovviamente grazie alle forze dell'ordine è molto sicuro, ma meno sicuro per, insomma, ci siamo capiti. Ci hai fatto sbagliare strada? Assolutamente no, non è colpa mia, è colpa del navigatore che ti parla. No, il problema è che poi c'è una problema di areazione qua sotto. Questa è l'unica. Arrivati con 40 minuti di ritardo. No, è lui! Non è lui! Non è lui! Ma siete nel posto giusto? Ma sono tutti uguali! Sarà lui? No. Eccolo là! Se è lui, è lui! È lui! È lui o non è lui? Mannaggia che murte, stramurte, ci va a fare sto bastardo! Ma se ti chiamo stasera e ti dico che me l'hanno ritirata? Sono contentissimo. Secondo me, se vai in giro come un cristiano piano non succederà niente. Cosa vuoi che succeda? Eccola! Parte tutto nel migliore dei modi. In maniera perfetta. Prima nottata in grande uscita. Se vai in giro come un cristiano piano non succederà niente. Se vai in giro come un cristiano piano non succederà niente. Canna, Porca troia. Cantami delle gomme tu. Perché? Che bello l'ambientalismo. How dare you? Adesso sesta marcia. Io ti vado bello tranquillo dietro. Neanche un'impennata. Ma che cazzo dici, amico? Che sta amarrata. Surprise, motherfucker! Oh, eccolo. Ciao, passiamo una foto? Vai un attimo. Luca, ti posso chiedere una foto? Certo. Andiamo fino a casa mia, facciamo un cambio. Sicuro? Dai, vai. Phil, prova la moto per la prima. Sì, ecco, tira su, tira su. Vai, vai. Oh, questa è la frizione, questo è il freno, Porco Giuda. O tieni la frizione o tieni la neutra per fermarti, perché fai fatica quando sei fermo. No zio, posso provarla di giorno. Dai, che cazzo cambia di giorno di notte? Accendila. Non c'è il pulsantino. No, non c'è, porco. Loro sei deficiente! Zio, non sono capace. No zio, non la provo adesso. Non mi fido. Ebbene sì, sentite? Mi mancava il mondo a quattro ruote, soprattutto mi mancava la mia bimba, l'M2, che è da un po' che non vedete. E quindi ho detto, sapete cosa c'è? A sto giro la uso un po' più aggressiva. Esattamente, è la gara che ha fatto Alberto a Monza qualche tempo fa. La vedrete a brevissimo, 30 minuti di libere, 15 minuti di qualifiche e una gara. Però non so a dirvi troppo, vedrete tutto nel video dedicato, dico solo che goduria. Ah, ma state guardando la MotoGP senza di me? Assolutamente sì, e io ti vorrei chiedere anche un'altra cosa oltretutto. Dimmi. Tu sai cos'è una VPN? Assolutamente no. Una VPN è un Virtual Private Network. Con un Virtual Private Network puoi fare finta di essere connesso da un altro paese. Quindi cosa succede? Se noi siamo, ad esempio, qui in Italia, c'è la MotoGP,
e nessuno la dà in chiaro e vogliamo vederla magari dalla RSI, Radio Televisione Svizzera, con NordVPN possiamo farlo, semplicissimo, vi faccio vedere. Siamo connessi in Svizzera, qua si ritorna in Italia e per magari ritornare in Svizzera si fa così, si sconnetta e purtroppo non possiamo vederla, invece così, qui connect, siamo in Italia, vogliamo andare in Svizzera, switch, Zurich, perfetto, torniamo qui, tac, e siamo belli come il sole. Ovviamente per chi segue il canale, sconto esclusivo se cliccate sul link qui sotto che vi lascio in descrizione e nel primo commento, mi raccomando. Ebbene sì signori, qualcuno l'avrà già capito solo dai colori che ci sono dietro di me. Siamo al Mugello, mi mancavano già le 2 ruote dopo il weekend con l'M2CS. Ho un bel Ducatone che gira e noi ci stiamo attrezzando in vista della gara al Mugello che si terrà qui per il National Trophy /CIV tra pochissime settimane e purtroppo per me sarà un po' l'ultima chiamata, quindi fondamentale venire qui a mettere a posto un po' tutti i dettagli. E devo dirvi che pronti via, un bel 52 è arrivato. Pensavo di fare un po' più fatica con il 1100, invece mi sono trovato subito da Dio e alla fine, come al solito, come vi dico, il cronometro non mente. Che bello fare le compere, gli impegni cittadini con il mezzaccio. Adesso velocemente in dainese, poi in ufficio un attimo, dobbiamo firmare delle scartoffie e dopo ad allenarsi purtroppo. Eccoci qua. No, non succederà niente. Bene, oggi potrebbe essere o una bella giornata o una bruttissima giornata. Io pensavo andasse addosso a quello, vabbè. Buongiorno. Buongiorno. Allora, mi dai la patente, la carta di circolazione? Perfetto. Tutto qua. C'è anche l'assicurazione, proprio. No, che facciamo i controlli noi in banca. Ah, perfetto. Ho visto passarmi quello lì a cannone, ho detto mi stanno andando dietro. La patente? Subito. 2 minuti facciamo 2 controlli. Perfetto. Torno. Cosa fa andare sport? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Allora, la targa è a posto, tutto a posto, manca le frecce, 60 euro, dai, vedersi una schiacciata sarebbe il colmo. One eternity later. Sì. E le dobbiamo contestare. Lo scarico che non è omologato per la circolazione. Il motociclo non ha le frecce posteriori e il faro davanti non è omologato per la strada. In teoria però che un attimo, le dico io, lei ha un carro o qualcosa, oppure facciamo noi? Ah, così proprio secco? Sì. Ma proprio, cioè... Sì, per forza. Così non può andare in vita. Questo non è un circuito. Le sto contestando questo al momento. Ebbene, arrivati a quel punto ho voluto spegnere le telecamere perché mi sembrava opportuno. Anche perché sul momento il sequestro mi sembrava un attimino eccessivo. Siccome ho verificato dopo a freddo
e ho notato che c'era un'incongruenza di natura formale, che appunto lì sul momento non... sapete, l'adrenalina, il fatto che ti dicono bam, pronti via, sequestrata, ti lascia un po' così, anche perché non ho tutta questa esperienza in questo campo. Successivamente mi sono reso conto di questa incongruenza formale, confido di poter dimostrare che è assolutamente tutto in regola, senza andare in contenzioso e magari in autotutela, che accorcerebbe parecchio i tempi. Ovviamente sul momento comunque il poliziotto ha fatto il suo lavoro, quindi ha visto questa cosa qui e ha proseguito per la sua strada, nulla da dire, ma ripeto, sono abbastanza sicuro del tutto, quindi incrociamo le dita che comunque in questi casi non si sa mai come può andare a finire, ecco. Anche perché tra non molto abbiamo la gara di salita e questo bellissimo 125 per poterla fare deve tornare nelle mie manine. Vi aggiorno sui progressi, insomma. Rimanete sul canale come al solito, senza moto, gas, e ci vediamo al prossimo video.